Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buona serata a tutti, buona serata. Carlo, ci ritroviamo di giovedì, unico appuntamento appunto di Filo Rossonero dopo questa partita che ha lasciato commenti positivi e commenti negativi. Io lascio a te la prima panoramica, ecco. Non può essere che un commento negativo perché il Milan ha solo 2 punti in classifica. In Champions League le prestazioni sono importanti, ma conta di più ovviamente salire di classifica. Il Milan, avendo 2 punti dopo 2-0-0, sì, sappiamo che 4 partite che non segna in Champions League, va bene, tutto questo non mi interessa. Il problema è che la qualificazione era già complicata Mm. di partenza, ma adesso è ancora più complicata perché bisogna vincere. Quindi il Milan adesso nelle prossime 4 partite, ormai nella Champions League bisogna proprio guardare l'aritmetica. Bisogna arrivare a 10 punti, 9 puoi salvarti, 11-12 ti qualifichi sicuro. Quindi o vince le prossime 3, arrivando a 11 punti, o pareggia 2 e vince 2, portando a casa 8 punti più 2, 10. E non c'è dove andare a vincere 2 partite e pareggiarne 2 o vincerne 3, non lo so. Però l'unica cosa è quella lì, se bisogna vincere qualche partita. Adesso contro la squadra teoricamente più difficile. Chiaramente è la più forte d'Europa, la squadra che ha Dembélé, che schiera Dembélé, Mbappé, Colomouani e Gonzalo Ramos. È assolutamente la più forte d'Europa. Non batte il Clermont-Ferrand, che penso che non giocherebbe, sarebbe a metà classifica della Serie B italiana, e prende 4 gol dal Newcastle. Abbiamo visto il Newcastle che è buona squadra in crescita, quindi È il Milan fattibile. deve portare, sì, è fattibile anche il Borussia, è una squadra normale, però se non segniamo torniamo ancora agli stessi problemi un po' dell'anno scorso. Purtroppo non abbiamo il cattivone là davanti. I rimpianti per il caro Lukaku ne ho, capisco la sostenibilità, capisco la filosofia del Milan, però bisognava prendere un giocatore del genere e speriamo che diventi Jovic, non lo so, però il problema è quello. Ma Carlo, credi che al di là dell'attaccante ci sia stata qualche scelta sbagliata ieri sera? Poi è chiaro che parlare dopo è sempre facile, no? Lo diciamo No, spesso. no, scelta sbagliata no, perché l'attacco è quello, è l'attacco titolare, ci manca Loftus-Cheek, doveva scegliere o mettere Adli alla terza Mm. partita consecutiva dopo non aver giocato, Adli che c'era il dubbio un po' sulla fisicità della squadra, che poi tutto sommato sta tutta fisicità del Borussia, non è che l'abbia visto, No, nemmeno io, onestamente. oppure, ecco, oppure mettere i 3 che ha messo. Non è che ci fossero molte scelte. Poteva scegliere Reinders o Musa, ha preferito Musa. Reinders non mi ha fatto impazzire, Mm. però scelte sbagliate. La formazione era quella lì, potevi Sai, forse usare Reinders ancora lì per... in quella posizione magari non ha dato il suo meglio, ecco, non ha fatto una brutta partita, però il suo meglio Chi? magari lo vediamo in altre posizioni. Chi questo? Reinders. Sì, sì, certo, infatti lì penso che non lo vedremo più. Giocherà Adli o Krunic. Krunic non è che sia finita la stagione, tornerà presto. Quindi presto, prestissimo, presto, piuttosto presto. E già contro il Genoa vedremo Adli con Reinders e con Musa, poi là davanti vediamo, probabilmente metterà Okafor, probabilmente metterà Chukwueze o Pulisic. Rinunciare a Pulisic fa sempre un po' fatica, e mettere a Leao, e la difesa ha trovato in Tomori Ciao, perché bisogna parlare anche di cose positive, Eh sì, perché la Tomori difesa non prende ciao. gol, non prende quasi mai Sì. gol. Tomori Ciao è una coppia molto forte, ripeto, salvo la parentesi, già con Tomori la partita con l'Inter me la rigioco, con tutto quello che è successo. C'è un po' il problema, Calabria ha questo problema, che quando arriva da un infortunio ci mette un pochino a carburare, e quindi ieri ha fatto fatica. Avete notato che ha fatto fatica con Zaccagni ieri nel primo tempo, nel secondo tempo le cose sono andate già meglio. Quindi anche quella cosa qui è da valutare e da sottolineare.
Tutte queste critiche a Teo non le vedo, perché ieri le cose più belle, anche sul piano tecnico, colpi di tacco, fuga, sono state lì a sinistra con Teo Hernandez e con Leao. Eh Quindi sì, tutto sì. questo involuzione di Teo non l'ho vista. E chiudo ricordando anche che speravamo di vedere il meno possibile quest'anno una squadra sbilanciata a sinistra, e quando non c'è Loftus-Cheek e Pulisic non benissimo nel primo tempo con la Lazio, molto bene nel secondo, ieri un po' meglio nel secondo che il primo, non è ancora continuo, e forse il problema di Pulisic della carriera tutta la partita, è ancora una squadra un po' sbilanciata a sinistra. Sì, devo dire che hai detto bene, no? Il primo tempo è stato un po' un problema sia con la Lazio che ieri sera, perché poi da un Sì. giocatore tecnico come Pulisic ti aspetti sempre qualcosa in più, no? Anche nelle scelte, nelle giocate. Il livello della fascia sinistra credo che sia ancora un po' troppo alto rispetto alla destra. Chiaro che per me a centrocampo l'assenza di Loftus si è fatta sentire. E Era fondamentale, Loftus è un giocatore straordinario, cioè è come si fa sentire la formazione, l'assenza di un campione, eh sì. e quindi ecco perché, quindi questo è il problema. Carlo, tra l'altro, secondo te per la gara di sabato cosa vedremo di diverso? L'hai detto prima, a centrocampo sempre Reinders e sempre Musa nonostante le tante partite giocate, giusto? Sì, sì, l'ho già detto, la formazione ho qualche dubbio là davanti, tra Chukwueze e Pulisic, secondo me gioca Okafor, a sinistra penso che giochi Leao, Mm. che poi sembrava un po' stanco nel finale, è riuscito a fare ancora un paio di... Leao ha un modo di giocare che non è che si possa pretendere che giochi con continuità a 50 scatti, cioè, però su Direi di no. Leao, parlavo ieri con Sebastiano Vernazza della Gazzetta, quindi buona fede assoluta, critica costruttiva assoluta, e deve decidersi di diventare un fuoriclasse. Per diventare un fuoriclasse, lui che è un grande campione, però mi deve essere decisivo in queste partite. Non basta più il meraviglioso strappo e poi il passaggio in mezzo, eccetera. Lei deve incominciare come facevano i grandi fuoriclasse, vedi Shevchenko, vedi i grandi giocatori, ehm, Prendersi la scena ehm, totalmente. tirare, fare gol dal limite, perché purtroppo Leao è condannato a fare solo grandi gol, cioè evita due o tre avversari, si presenta davanti al portiere, tocco elegante e gol. Non è facile, No. perché lo conoscono, lo raddoppiano, non è facile, deve infilarsi in un imbuto. Lui, lui gioca sempre cose da difficoltà 2000, cioè difficilissime, complicate, e quindi è condannato a segnare solo grandi gol, ma i grandi gol sono grandi gol perché sono difficili, perché e quindi anche ieri ha dato un pallone geniale a Pulisic, quindi infatti fra i migliori in campo Tomori e Leao si sono giocati ancora la palma, però appunto parlando col collega della Gazzetta dice mi deve fare quel saltino, non è che a 50 deve andare a 100, è a 75, è a 80, 85 per arrivare là in alto, però queste partite me le deve risolvere il campione, il nostro campione Leao. Non è una Guarda, critica, oggi un è un... ascoltatore, Carlo, ci ha detto che deve essere anche un po' più egoista quando arriva lì davanti. Non so se sei d'accordo. Spesso poi è chiaro che le azioni Certo, di gioco certo. sono da valutare una per una, non sempre bisogna essere egoisti. Può migliorare, anche ha fatto una bellissima azione, aveva da tirare un bel tiro a giro, perché lui tira sempre a giro, l'ha messa sul portiere un cross banale. Ecco, in quelle cose, cioè, essendo in lui il grande campione, speriamo di affiancarne un altro, no? Come quando c'era Shevchenko Inzaghi, c'era Sì, UEA che con Marco l'aspettativa se la Simone. divida un po' con qualcun altro, se no è sempre solo Perché è lui. formidabile, però i grandi campioni quella partita lì me la vince lui col gol, purtroppo, magari ha delle caratteristiche diverse, quindi non è una critica, è una constatazione. Abbiamo un grande fuoriclasse, ce lo gustiamo, ce lo teniamo, siamo innamorati di lui, però queste partite collose, urfide, me la deve risolvere lui. Carlo, ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento domani alle ore 16 qui con Pelle Rossonera. Sarà un piacere, un abbraccio.